Cari Ariete e coloro che hanno l'ascendente Ariete, questa eclissi cambierà molte cose. L'eclissi solare in Acquario del 17 febbraio 2026 si distingue come l'evento celeste più fatale e potente di febbraio. Questa eclissi si verifica nella vostra 11ª casa e, a causa dell'aspetto quadrato che Urano forma con la vostra seconda casa in Toro, il suo effetto non riguarda solo la crescita della consapevolezza, ma anche il cambiamento dell'ordine della vostra vita. Con questa eclissi, i sogni che avete detto un giorno lo farò, gli obiettivi che avete rimandato perché le condizioni non sono giuste e gli ambienti che vi hanno tenuto nello stesso posto per anni inizieranno a essere messi in discussione. Nei prossimi 6 mesi o addirittura un anno, con chi camminate, in quali progetti siete coinvolti e su cosa costruite il vostro futuro potrebbero cambiare completamente. Ad esempio, potreste essere stati nello stesso gruppo di amici per molto tempo, ma quell'ambiente potrebbe aver iniziato a sembrare restrittivo. Questa eclissi potrebbe farti incontrare persone con una visione più ampia, orientate agli obiettivi e produttive. Alcune amicizie potrebbero finire improvvisamente o potrebbe esserci una distanza tra voi, ma questo non è dovuto a una perdita, ma a un cambio di direzione. La vita ti sta spostando su una frequenza diversa. Durante questo periodo, una proposta di progetto, un cambio di team o un'opportunità di lavoro tramite un social network possono aprire una nuova porta nella tua vita. Un obiettivo che non avevi considerato prima potrebbe improvvisamente diventare chiaro. Quel momento in cui dici «questo è ciò che voglio veramente» potrebbe essere un dono di questa eclissi. L'aspetto duro che Urano forma dalla seconda casa porta cambiamenti improvvisi ma duraturi nella tua situazione finanziaria. Le tue fonti di reddito potrebbero cambiare e le tue abitudini di guadagno potrebbero trasformarsi. Ad esempio, invece di un reddito fisso, potrebbero emergere guadagni basati su progetti, lavoro digitale e aree in cui monetizzi le tue competenze. Inizialmente, questi cambiamenti potrebbero metterti a disagio, tuttavia a lungo termine ti aiuteranno a stabilire una struttura finanziaria più indipendente e autosufficiente. Questa eclissi ti pone una domanda chiara. Cosa vuoi veramente e con chi proseguirai su questa strada? Ora, le aspettative degli altri, gli obiettivi imposti dalla società o le scelte che ritenevi inappropriate passano in secondo piano. Vuoi rimanere fedele al tuo sogno. In breve, questa eclissi riscrive il tuo futuro, ti libera dai legami sbagliati e ti allinea al tuo percorso. Il cambiamento è inevitabile, ma stai andando nella giusta direzione. Questa eclissi non sta solo chiudendo un capitolo della tua vita, sta dando inizio a un nuovo scenario futuro. Cari Toro e coloro che hanno il Toro all'ascendente, questa eclissi potrebbe cambiare radicalmente il vostro percorso professionale. L'eclissi solare in Acquario del 17 febbraio 2026 si distingue come una delle influenze più fatali e potenti del mese. Questa eclissi si verifica nella vostra 10ª casa. Ciò significa che la vostra carriera, la vostra posizione nella società, i vostri obiettivi e il modo in cui venite riconosciuti nella vita saranno direttamente sotto esame. Inoltre, l'aspetto quadrato che Urano forma dalla vostra prima casa in Toro indica che questo cambiamento non sarà ordinario, bensì improvviso, sconvolgente e liberatorio. Con questa eclissi potreste sperimentare una svolta significativa nella vostra vita professionale nei prossimi 6 mesi, 1 anno. Un lavoro, una posizione o un ruolo che non vi soddisfa da molto tempo potrebbe diventare insostenibile. La sensazione di posso fare di più sarà molto chiara. Potrebbe trattarsi di un processo di promozione, un cambio di direzione completo, un cambio di settore o la decisione di forgiare la vostra strada. Ad esempio, se lavori nella stessa posizione da anni, questa eclissi potrebbe proiettarti verso un ruolo più visibile, una posizione manageriale o un ruolo di alta responsabilità.
Al contrario, l'idea di lasciare un lavoro prestigioso ma restrittivo e di passare a un campo più indipendente potrebbe emergere. Il desiderio di avviare un'attività in proprio, di passare a un lavoro indipendente o di promuovere il tuo marchio personale potrebbe diventare molto forte durante questo periodo. L'aspetto duro che Urano forma dalla prima casa mostra che questo processo sta cambiando non solo la tua vita professionale, ma anche chi sei e il tuo approccio alla vita. La tua immagine pubblica si sta rinnovando, vorrai apparire più audace, più originale, più te stesso. Se c'è una differenza tra ciò che gli altri si aspettano da te e chi vuoi veramente essere, questa eclissi interviene per colmare questa lacuna. Durante questo periodo potrebbero sorgere decisioni improvvise, un'offerta improvvisa, un incarico inaspettato, un colloquio di lavoro a sorpresa o uno sviluppo che ti fa dire basta. Inizialmente tutto potrebbe sembrare veloce e fuori controllo. Tuttavia, a lungo termine, questa eclissi mira a portarti in una posizione in cui sei più libero, più forte e puoi tracciare la tua rotta. Questa eclissi ti sta dando un messaggio molto chiaro. È tempo di vivere il tuo potenziale, non il ruolo che gli altri ti hanno assegnato. Se osi, corri dei rischi e non ti tiri indietro di fronte al cambiamento, la vita può sostenerti molto più di quanto pensi. In breve, questa eclissi chiude una porta e ne apre un'altra nella tua carriera, allontanandoti dai vecchi obiettivi e allineandoti al tuo vero percorso. Il tuo titolo, la tua direzione e il tuo posto nella società potrebbero cambiare, ma questo cambiamento rivela il potere che ti rende ciò che sei. Cari gemelli e coloro che hanno l'ascendente gemelli, questa eclissi sta cambiando la direzione non solo del mese, ma dell'intero anno. L'eclissi solare in Acquario del 17 febbraio 2026 porta con sé una combinazione celeste molto rara ed estremamente preziosa per voi. Questa eclissi si verifica nella vostra nona casa. Ciò significa che le vostre convinzioni, la vostra filosofia di vita, la vostra prospettiva, i vostri orizzonti e i vostri grandi progetti per il futuro ne saranno direttamente influenzati. Inoltre, l'aspetto di quadratura che Urano forma dalla vostra 12ª casa in Toro, insieme al forte e favorevole aspetto di Trigono che forma con i gemelli nella vostra prima casa, trasforma queste eclissi da un evento ordinario in una svolta fatale. Questa eclissi non è un evento che dice «la vita è sempre così e sempre lo sarà». Al contrario, questa eclissi vi dice «non potete più pensare in piccolo». La direzione della vostra vita potrebbe cambiare nei prossimi 6 mesi o 1 anno. Dove vivrete, cosa imparerete, cosa insegnerete, di cosa parlerete e a chi vi rivolgerete stanno cambiando. Mentalmente vi state muovendo verso un altro livello. La frase «posso fare di più?» non è più solo un pensiero, ma si evolve in una decisione che si traduce in azione. Questa eclissi potrebbe portare importanti sviluppi legati alle relazioni internazionali per alcuni gemelli. Un trasloco, un viaggio a lungo termine, l'idea di vivere in un altro paese o il coinvolgimento in un progetto internazionale potrebbero emergere. La vita potrebbe offrirvi una prospettiva più ampia di quella a cui siete abituati. Imparare una lingua, entrare in contatto con culture diverse e guardare il mondo da una prospettiva diversa potrebbero essere i temi principali di questo periodo. Per alcuni di voi questa eclissi apre una grande porta in ambito accademico. L'ammissione all'università, un master, un dottorato, l'inizio di un importante percorso formativo o la realizzazione di un percorso formativo che avete sempre sognato sono possibili. Il vostro desiderio di approfondire le vostre conoscenze e condividerle con gli altri ne trarrà grande giovamento. Per alcuni gemelli, questa eclissi potrebbe significare un salto di qualità significativo nei social media, nell'editoria, nell'istruzione, nella consulenza o nel parlare, scrivere. Potreste improvvisamente iniziare a raggiungere un pubblico più ampio. La vostra voce viene ascoltata. Le vostre idee si diffondono e ciò che volete dire trova risposta.
Questo potrebbe tradursi in un aumento dei follower, nella crescita della piattaforma o in un processo per raggiungere un pubblico più ampio. In ambito legale, questa eclissi potrebbe significare la chiarificazione di un processo a lungo in sospeso. Potrebbe essere presa una decisione a lungo attesa, una causa potrebbe concludersi o un processo formale potrebbe finalmente giungere a conclusione. L'aspetto di quadratura di Urano dalla 12ª casa potrebbe inizialmente mettervi un po' a disagio, potrebbero essere innescate paure per l'ignoto e pensieri del tipo "e se?". Tuttavia, l'aspetto di trigono di supporto alla vostra prima casa mostra chiaramente che questo processo alla fine vi darà forza. Questa eclissi è un'eclissi in cui affrontate le vostre paure, ma anche in cui ve ne liberate. Non volete più trattenervi. Emerge una versione di voi stessi più audace, più visibile e più assertiva. In breve, questa eclissi cambia la tua filosofia di vita, ti porta fuori dai tuoi confini ristretti e ti permette di vedere il mondo da una prospettiva più ampia. Il tuo cammino si espande, i tuoi obiettivi si ampliano e non puoi più negare il tuo potenziale. Questa eclissi ti spinge con forza verso la vita che desideri vivere. Cari nati sotto il segno del Cancro e con ascendente Cancro, questa eclissi sta dando inizio a una profonda trasformazione di vita per i nati sotto il segno del Cancro, non solo finanziariamente. L'eclissi solare in Acquario del 17 febbraio 2026 si verificherà nella vostra ottava casa. Inoltre, l'aspetto di quadratura che Urano forma con la vostra 11ª casa, in Toro, indica che questo processo porterà effetti inaspettati, improvvisi, ma in definitiva liberatori. Questa eclissi crea una svolta importante in termini di denaro, sostegno, guadagni condivisi e progetti futuri. Nei prossimi 6 mesi o addirittura un anno, le risorse altrui potrebbero diventare significativamente importanti nella vostra vita. Problemi finanziari che vi hanno gravato per molto tempo stanno ora iniziando a essere risolti. State imparando a condividere le responsabilità che avete portato avanti da soli. Questa eclissi vi ricorda, non dovete fare tutto da soli. Per alcuni nati sotto il segno del Cancro, questa eclissi può significare una ristrutturazione del debito, il rimborso di un prestito o un significativo alleggerimento degli oneri finanziari. Un programma di pagamenti stressante di lunga data potrebbe chiarirsi o potresti sperimentare un sollievo inaspettato. Per alcuni un'eredità, un risarcimento, un pagamento assicurativo, un bonus o un pagamento forfettario potrebbero emergere. Denaro proveniente da una fonte inaspettata potrebbe portare un notevole sollievo nella tua vita. Per altri, questa eclissi evidenzia opportunità finanziarie che arrivano attraverso le cerchie sociali. Un gruppo di amici, una squadra, un'associazione o un progetto potrebbero aprire una nuova fonte di reddito. Ad esempio, un amico potrebbe coinvolgerti in un'idea di investimento, potresti ottenere una quota di un progetto comunitario o potresti trovare un forte supporto finanziario ed emotivo attraverso la tua rete sociale. Durante questo processo ti rendi conto che la vita ti aiuta a crescere quando sei con le persone giuste. Con l'influenza di Urano nell'11ª casa, anche il tuo ambiente sta cambiando rapidamente. Le persone che ti trascinano giù, prosciugano le tue energie o alimentano le tue paure potrebbero abbandonare la tua vita, potrebbero essere sostituite da individui più visionari e produttivi che ti spingono avanti. Questo cambiamento potrebbe inizialmente metterti un po' a disagio, tuttavia col tempo vedrai chiaramente come queste partenze ti liberino. L'ottava casa è anche la casa della trasformazione psicologica e spirituale. Questa eclissi segna l'inizio di un periodo in cui affrontare non solo il denaro, ma anche paure profonde, dipendenze e fardelli materiali e spirituali del passato. Stai lasciando andare legami che non ti servono più. Stai lasciando alle spalle il bisogno di controllo, la paura della perdita e l'ansia del "e se non fossi al sicuro?".
In breve, questa eclissi è un'eclissi che alleggerisce sia il tuo portafoglio che la tua anima, ti libera dai legami sbagliati, ti insegna a condividere, a cercare supporto e ad avere fiducia. La lezione più importante che potresti imparare durante questo processo è questa. La vita scorre molto più potentemente con le giuste azioni e le giuste persone. Cari Leone e coloro che hanno l'ascendente Leone, questa eclissi mette in primo piano le vostre anime gemelle per i Leone. L'eclissi solare in Acquario del 17 febbraio 2026 si verifica nella vostra settima casa. Quest'area è legata al matrimonio, alle relazioni serie, alle partnership, ai contratti e a tutte le relazioni individuali. Inoltre, l'aspetto quadrato che Urano forma con la vostra decima casa in Toro indica che questa eclissi è un punto di svolta che influenza direttamente non solo le vostre emozioni, ma anche la vostra carriera e il vostro status sociale. Con questa eclissi diventa molto chiaro con chi percorrerete il cammino per i prossimi 6 mesi o addirittura un anno. La domanda "chi è al mio fianco?" diventa decisiva nella vostra vita. Non potete più percorrere lo stesso cammino con tutti. Questa eclissi vuole mettervi in contatto con persone che vi spingono in avanti, eliminando naturalmente le relazioni che vi rallentano o ostacolano il vostro percorso. Per alcuni Leone, questa eclissi può significare una decisione di matrimonio, un fidanzamento, una promessa o un'unione formale. Una relazione di lunga data potrebbe ora prendere una piega più seria. La domanda "dove sta andando questa relazione?" avrà una risposta chiara. O si costruirà un futuro solido insieme, o si verificherà una separazione. Questa eclissi non lascia spazio a zone grigie. Per alcuni di voi questa eclissi potrebbe significare un'accelerazione del destino con una nuova persona che entra nella vostra vita. Una relazione che diventa rapidamente seria, un incontro inaspettato o qualcuno che arriva al momento giusto potrebbero entrare in gioco. Con l'influenza dell'Acquario, questa persona potrebbe essere insolita, potrebbe provenire da una città diversa, avere una professione diversa o una prospettiva diversa. Dal punto di vista di una partnership commerciale, questa eclissi è piuttosto potente. Potrebbe nascere una nuova partnership o una esistente potrebbe trasformarsi in qualcosa di completamente diverso. Un contratto, un accordo o un progetto individuale potrebbero aprire una nuova porta nella vostra carriera. Tuttavia, la persona con cui fate affari è più importante che mai durante questo processo, perché questa eclissi attiva chiaramente la connessione partner sbagliato, direzione sbagliata. Con l'influenza di Urano nella decima casa, queste collaborazioni possono cambiare improvvisamente la tua carriera. Ad esempio, il tuo status potrebbe cambiare a causa del lavoro del tuo partner, il tuo riconoscimento potrebbe aumentare grazie a un progetto comune o una collaborazione potrebbe portarti in un luogo che non avevi mai pianificato. Un improvviso cambio di direzione, un'ascesa improvvisa o una decisione inaspettata potrebbero emergere. Durante questo processo ti rendi conto. Non vuoi più brillare da solo, ma crescere con le persone giuste. Stai imparando a condividere il controllo, a collaborare e a fidarti della persona al tuo fianco. Questa potrebbe non essere una lezione facile, ma alla fine ti porterà in un luogo molto più forte. Questa eclissi ti dà un messaggio molto chiaro. Quando ti unisci alle persone giuste, il tuo destino accelera. Quando la persona al tuo fianco cambia, cambia anche la direzione della tua vita e questa eclissi ti allinea esattamente con le collaborazioni di cui hai bisogno. In breve, questa eclissi porta serietà nelle relazioni, destino nelle collaborazioni e improvvisi cambiamenti di direzione nella carriera. La vita ti dice: non devi camminare da solo. Quando viaggi con i compagni giusti, puoi raggiungere il tuo obiettivo molto più velocemente. Cari Vergine e coloro che hanno l'ascendente Vergine, questa eclissi segna un inizio che cambierà completamente la vita dei Vergine.
L'eclissi solare in Acquario del 17 febbraio 2026 si verifica nella vostra sesta casa. Quest'area è legata alla routine lavorativa, alla vita quotidiana, alle condizioni di lavoro, alle responsabilità e alla salute. Inoltre, l'aspetto quadrato che Urano forma con la vostra nona casa in Toro indica che questi cambiamenti non sono ordinari, ma piuttosto rompono le abitudini e aprono nuove visioni. Con questa eclissi potreste sperimentare cambiamenti radicali nella vostra vita professionale nei prossimi 6 mesi. Se vi sentite bloccati nella stessa routine per molto tempo, questa eclissi potrebbe farvi dire: non ce la faccio più ad andare avanti così. I vostri orari di lavoro, l'ambiente di lavoro, le persone con cui lavorate o il lavoro stesso potrebbero cambiare. Questo processo mira a portarvi verso un sistema più produttivo, più libero e più produttivo. Per alcuni vergine, questa eclissi potrebbe significare iniziare un nuovo lavoro, cambiare mansioni in un impiego attuale o spostarsi in un campo lavorativo completamente diverso. Ad esempio, una vergine che lavora alla scrivania da anni potrebbe iniziare a condividere le proprie conoscenze ed esperienze attraverso corsi di formazione online, consulenze o piattaforme digitali. Per alcuni, vergine, progetti internazionali, lavori alimentati da conoscenze accademiche o il lavoro con team internazionali potrebbero emergere. L'influenza di Urano nella nona casa mostra che questi cambiamenti di carriera creano un salto non solo finanziario, ma anche mentale. La tua prospettiva sulla vita si amplia, la sensazione di posso farlo meglio si rafforza. Applicare ciò che hai imparato, trasformare le conoscenze in un lavoro tangibile e migliorare te stesso potrebbe essere il tema principale di questo periodo. Forse potresti voler iniziare un programma di formazione, ottenere un certificato o espandere la tua area di competenza. Dal punto di vista della salute, questa eclissi è piuttosto significativa. Metti in discussione le tue abitudini quotidiane. La tua dieta, il tuo ritmo del sonno e il tuo rapporto con il tuo corpo potrebbero cambiare. Una nuova dieta, una routine di allenamento, esercizi di respirazione o un'abitudine che favorisce il rilassamento mentale potrebbero entrare nella tua vita. Una decisione che a prima vista sembra insignificante può aprire le porte a un grande miglioramento a lungo termine. Questa eclissi ti insegna questo. Quando la routine cambia, anche la vita cambia. Quando ti prendi più cura di te stesso, il tuo lavoro, la tua produttività e la tua motivazione si rafforzano. Ora vuoi stabilire un ritmo che ti sviluppi, non uno che ti stanchi. In breve, questa eclissi è un'eclissi che ristruttura la tua vita lavorativa, trasforma la tua routine quotidiana e mette la tua salute al centro. La vita ti offre l'opportunità di stabilire un ordine più consapevole, più produttivo e più equilibrato. Cari Bilancia e coloro che hanno l'ascendente Bilancia, questa eclissi sta cambiando la direzione del vostro cuore. L'eclissi solare in Acquario del 17 febbraio 2026 si verificherà nella vostra quinta casa. Quest'area comprende temi quali amore, flirt, creatività, figli, esibizioni sul palco e godersi la vita. Inoltre, l'aspetto quadrato che Urano forma con la vostra ottava casa in Toro indica che questo processo non è ordinario, ma porta con sé un effetto profondo e trasformativo. Con questa eclissi per i prossimi 6 mesi, un argomento che vi entusiasma davvero potrebbe diventare il centro della vostra vita. Sentimenti a lungo repressi, desideri rimandati o sogni per i quali dicevate non è il momento, potrebbero improvvisamente tornare alla ribalta. Ora volete vivere non solo con la logica, ma con il cuore. Per alcuni di voi questa eclissi potrebbe significare l'inizio di un nuovo amore. Potrebbe essere un incontro improvviso, un incontro inaspettato o un'attrazione nata in un contesto inaspettato. Nelle relazioni esistenti, questa eclissi può permettere al legame di raggiungere un livello molto più profondo. La condivisione emotiva potrebbe aumentare e argomenti come investimenti congiunti, la pianificazione di un futuro condiviso o la condivisione di responsabilità finanziarie ed emotive potrebbero emergere. Nell'ambito della creatività, questa eclissi crea una scintilla. Un hobby potrebbe trasformarsi in un lavoro professionale. Potresti diventare più visibile in uno spazio pubblico, sui social media o attraverso un progetto artistico o creativo.
Scrivere, parlare, produrre, esibirsi sul palco o esprimere te stesso potrebbe non essere più solo un piacere, ma uno strumento che cambia la direzione della tua vita. Qualcosa che crei potrebbe trasformare radicalmente te e le tue condizioni di vita. L'influenza di Urano nell'ottava casa mostra chiaramente che questo processo richiede coraggio, approfondire emotivamente, abbandonare il controllo e assumersi dei rischi potrebbe non essere facile. La condivisione finanziaria, gli investimenti, i guadagni congiunti o le decisioni finanziarie potrebbero emergere. Forse investirai in un progetto o forse condividerai una responsabilità finanziaria con la persona amata. Sebbene all'inizio possa causare ansia, questi passaggi possono condurti a un punto di maggiore forza e libertà. Questa eclissi ti offre una lezione molto chiara. Quando ci metti il cuore, la vita ti trasforma. Quando ami, crei e ti assumi dei rischi con coraggio, puoi sperimentare come l'universo ti sostiene. In breve, questa eclissi porta coraggio nell'amore, un balzo in avanti nella creatività, un approfondimento della gioia che provi dalla vita. Quando segui il tuo cuore, la vita può offrirti molto più di quanto immagini. Cari Scorpione e coloro che hanno l'ascendente Scorpione, l'influenza più potente, trasformativa e determinante del mese entra nella vostra vita con l'eclissi solare in Acquario del 17 febbraio 2026. Le eclissi solari, soprattutto quando si verificano nelle case angolari del tema natale, aprono nuovi capitoli che cambiano la direzione della vita. Questa eclissi si verifica nella vostra quarta casa, il che significa che influenza direttamente le fondamenta della vostra vita. Casa, famiglia, radici, passato, appartenenza e sicurezza emotiva. Ciò che rende questa eclissi ancora più sorprendente è l'aspetto quadrato che Urano in Toro forma dalla vostra settima casa. Questa influenza indica sviluppi improvvisi, inaspettati, ma in definitiva liberatori sia nella vostra vita personale che in quella familiare per almeno i prossimi 6 mesi. Mentre potreste desiderare di ridefinire la vostra zona di comfort, decisioni sorprendenti nelle relazioni potrebbero costringervi a un nuovo ordine. Per alcuni Scorpione, questa eclissi potrebbe significare trasferirsi in una nuova casa, cambiare città o spazio abitativo. Il bisogno di stabilire una vita più moderna, libera e autoriflessiva potrebbe diventare molto forte. Per alcuni questo processo potrebbe concretizzarsi nel matrimonio, nel fidanzamento o nella decisione di vivere insieme. La relazione potrebbe trasformarsi nel concetto di casa, stabilendo un nuovo ordine sotto lo stesso tetto. Per alcuni Scorpioni, tuttavia, questa eclissi potrebbe avviare un processo di separazione dalla famiglia e di definizione della propria vita individuale. Responsabilità familiari di lunga data, pesi emotivi o legami del passato potrebbero limitarvi. Con questa eclissi, la domanda "dove inizia la mia vita?" emerge molto chiaramente. I ruoli all'interno della famiglia potrebbero cambiare. Ad esempio, potrebbe esserci una ridistribuzione delle responsabilità relative ai genitori, un cambiamento nell'organizzazione domestica di un anziano o un cambiamento nelle dinamiche familiari. L'influenza di Urano nella settima casa può portare a decisioni improvvise ma liberatorie nelle relazioni. Una relazione potrebbe improvvisamente diventare ufficiale o un legame limitante potrebbe finire inaspettatamente. Il tema qui non è la separazione, piuttosto è il bisogno di uguaglianza, individualità e libertà. Non vuoi più essere semplicemente vincolato alle relazioni, ma esistere come te stesso. Questa eclissi solare ti offre l'opportunità di ricostruire la tua sicurezza emotiva basata sui tuoi bisogni interiori, piuttosto che su quelli altrui o su schemi passati. Inizialmente la rottura dell'ordine stabilito potrebbe causare disagio. Tuttavia, col tempo ti renderai conto che i passi che fai ti stanno conducendo a una vita più stabile, autentica e libera. Le decisioni prese durante questo processo non sono temporanee, saranno l'inizio di profondi cambiamenti che avranno un impatto per molti anni a venire. Cari Sagittario e coloro che hanno l'ascendente Sagittario,
Questa eclissi sta trasformando la direzione della vostra vita, cambiando il vostro modo di pensare. L'eclissi solare che si è verificata in Acquario il 17 febbraio 2026 si sta verificando nella vostra terza casa. Quest'area è correlata ai processi mentali, agli schemi di pensiero, allo stile di comunicazione, all'apprendimento, alla scrittura, al parlare, all'ambiente circostante e al contatto quotidiano. Pertanto, questa eclissi sta creando un effetto che riprogramma la vostra mente, lo strumento che usate più frequentemente nella vostra vita. Con questa eclissi, il potere delle vostre parole aumenta per i prossimi 6 mesi. Ciò che dite, come pensate e come vi esprimete diventano determinanti per il vostro destino. Non volete più rimanere in silenzio. Volete condividere le vostre idee, far sentire i vostri pensieri e produrre mentalmente. La sensazione di anch'io ho qualcosa da dire è molto chiara. Per alcuni Sagittario, questa eclissi può significare iniziare una nuova formazione, frequentare un corso, ottenere un certificato o ampliare il proprio campo di conoscenza. Il tuo desiderio di mettere in pratica ciò che hai imparato e trasmetterlo agli altri sta aumentando. Per alcuni di voi questa eclissi potrebbe significare diventare più attivi sui social media, aprire un canale, condividere post o diventare visibili sulle piattaforme digitali. Potresti fare un passo significativo in campi come la scrittura, l'oratoria, l'insegnamento, la consulenza, le vendite, il marketing o la comunicazione. Forse aprirai un blog, un podcast o finalmente presenterai una presentazione che rimandavi da tempo. Vedere le tue parole risuonare può aumentare significativamente la tua autostima. Questa eclissi può anche portare in primo piano decisioni importanti riguardanti la tua cerchia ristretta. La tua comunicazione con fratelli, parenti, vicini o persone con cui interagisci frequentemente nella vita quotidiana potrebbe cambiare. Alcune conversazioni diventano più chiare, alcune connessioni vengono ridefinite. Inizia a scegliere più consapevolmente con chi condividere le cose. L'aspetto quadrato che Urano forma con la sesta casa indica che questi cambiamenti mentali e comunicativi trasformeranno anche la tua vita professionale. La tua routine lavorativa quotidiana potrebbe cambiare. Potresti passare a un ruolo incentrato sulla comunicazione, assumendo una posizione più attiva, dinamica e produttiva nel tuo lavoro. Forse il tuo lavoro potrebbe iniziare a essere plasmato interamente dalla tua capacità di pensiero, dalle tue parole e dalla tua conoscenza. Questa eclissi ti dà un messaggio molto chiaro. Se cambi il tuo modo di pensare, la tua vita cambierà. Man mano che espandi la tua mente, ampli il tuo raggio di espressione e parli senza censure, la vita inizia ad aprirti nuove strade. In breve, questa eclissi porta un salto mentale, un rafforzamento della comunicazione e un nuovo ordine nella tua vita professionale. Le tue parole plasmano il tuo destino. È ora di prestare molta più attenzione a ciò che pensi e dici. Cari Capricorno e Capricorno ascendente, questa eclissi sta ridefinendo il vostro destino finanziario. L'eclissi solare in Acquario del 17 febbraio 2026 si distingue come una delle influenze più fatali del mese. Questa eclissi si verifica nella vostra seconda casa. Ciò significa che il vostro modo di guadagnare denaro, la vostra sicurezza finanziaria, i vostri beni e la vostra autostima sono direttamente al centro di questa eclissi. Inoltre, l'aspetto quadrato che Urano forma con la vostra quinta casa in Toro mostra che questo processo non è ordinario, ma una trasformazione alimentata dalla creatività, ma che richiede coraggio. Con questa eclissi il vostro modello di reddito potrebbe cambiare radicalmente nei prossimi 6 mesi. Un sistema di reddito consolidato che non vi ha mai dato sicurezza potrebbe diventare insostenibile. Invece potrebbe emergere un modo più originale di guadagnare denaro, più unico per voi e che metta in mostra direttamente i vostri talenti. È possibile iniziare un nuovo lavoro, avviare un'attività in proprio o trasformare un'attività che si considerava un hobby in una seria fonte di reddito.
Per alcuni di voi questa eclissi potrebbe significare la trasformazione dei talenti creativi in denaro. Potete iniziare a guadagnare denaro attraverso l'arte, la performance, il design, la creazione di contenuti, l'istruzione, i settori per bambini o qualsiasi altra materia che vi piaccia. Un'idea che all'inizio sembra piccola può crescere nel tempo e portarvi a una posizione finanziaria molto più solida. Grazie all'influenza di Urano, questo processo può svilupparsi a un ritmo inaspettatamente rapido. Questa eclissi trasforma anche la vostra autostima. Ora la domanda di cosa merito diventa importante quanto guadagno. Le aree in cui vi sottovalutate, offrite il vostro lavoro a basso costo o siete sottovalutati diventano chiaramente evidenti e a questo punto la vita vi costringe a fare scelte più audaci. L'influenza di Urano nella quinta casa, che rappresenta amore, piacere e creatività, mostra che è possibile divertirsi guadagnando denaro. Guadagni derivanti da progetti che ti entusiasmano, lavori che ti rendono felice e produzioni in cui metti il cuore possono essere molto fortunati in questo periodo. Se non hai paura di correre rischi, la vita potrebbe ricompensarti. Questa eclissi ti dà un messaggio molto chiaro. Nel momento in cui capisci il tuo valore, la vita ti ricompenserà di conseguenza. Una potente trasformazione inizia quando fai affidamento sulle tue capacità, invece di legare la tua sicurezza finanziaria agli altri o a vecchi sistemi. In breve, questa eclissi è un'eclissi che cambia il tuo modo di guadagnare denaro, aumenta la tua autostima e amplifica i guadagni derivanti dalla creatività. Un'idea apparentemente piccola, combinata con il giusto coraggio al momento giusto, può creare una grande trasformazione finanziaria nella tua vita. Cari Acquario e coloro che hanno l'Acquario all'ascendente, questa eclissi sta riscrivendo il destino non solo del mese, ma praticamente dell'intero anno per voi. L'eclissi solare in Acquario del 17 febbraio 2026 avrà un'influenza estremamente potente e decisiva su di voi, perché questa eclissi si verificherà nella vostra prima casa. Ciò significa che si concentrerà direttamente su di voi, sulla vostra identità, sul vostro atteggiamento, sul modo in cui vedete la vita e su come vi presentate al mondo. Un nuovissimo ciclo di 6 mesi si sta aprendo davanti a voi e questo ciclo sta dando inizio a un risveglio dell'identità in cui direte: questo è ciò che sono ora. Con questa eclissi vi state lasciando alle spalle una vecchia versione di voi stessi. Gli schemi, le abitudini e i ruoli che altri vi hanno imposto e che vi hanno definito fino ad ora stanno iniziando a dissolversi. Il vostro modo di esprimervi, i vostri obiettivi, le vostre aspettative dalla vita e le decisioni che prendete stanno cambiando radicalmente. Ora le scelte consapevoli stanno prendendo il sopravvento, non le reazioni automatiche. In questo processo, il modo in cui gli altri ti vedono non è più importante come un tempo. Il vero problema è come ti definisci. Potresti iniziare a mostrare un atteggiamento più coraggioso, libero e indipendente. Decisioni a lungo rimandate potrebbero diventare incontrollabili. Mettere in pratica ciò che hai detto "lo farò un giorno", voltare pagina e dichiarare "non sono più la stessa persona di prima" sono alcune delle manifestazioni più evidenti di questa eclissi. Per alcuni, questa eclissi può significare il coraggio di iniziare una nuova vita. Per altri può significare cambiamenti radicali nell'aspetto, nello stile o nella direzione della vita. Anche cambiare i capelli, lo stile o la postura potrebbe essere una manifestazione esteriore di una trasformazione interiore molto più profonda. Non vuoi più indossare nulla che non ti rispecchi. L'aspetto di quadratura che l'eclissi riceve da Urano in Toro nella tua quarta casa indica che questa trasformazione non sarà limitata solo a te. Potrebbero verificarsi sviluppi improvvisi e inaspettati relativi alla tua casa, alla tua famiglia e alla tua routine di vita. Potresti decidere di traslocare, cambiare completamente il tuo spazio vitale, abbandonare vecchi schemi restrittivi all'interno della tua famiglia o stabilire una tua routine. Per alcuni questo processo significa diventare fisicamente o emotivamente indipendenti dalla famiglia. Per altri potrebbe significare dire
Questa routine non è più mia e fare un passo verso un nuovo inizio. Stai ridefinendo il tuo spazio, i tuoi confini e la tua vita. A volte questo processo può sembrare destabilizzante. Decisioni improvvise, sviluppi inaspettati o cambiamenti rapidi potrebbero metterti alla prova. Ma è importante sapere questo: questa eclissi non sta lavorando per distruggere, ma per liberare. La vita vuole staccarti dalle aspettative degli altri e allinearti con le tue verità. Questa eclissi ti sta dando un messaggio molto chiaro. È tempo di essere il protagonista della tua vita, non un ruolo nella vita degli altri. Sei in un periodo in cui devi prendere il controllo, metterti al volante della tua vita e stabilire consapevolmente la rotta, i passi che farai, le decisioni che prenderai e le mosse coraggiose che farai nei prossimi 6 mesi determineranno la direzione a lungo termine della tua vita. Pertanto, quando agirai non per paura, ma seguendo la tua voce interiore, potrai aprire la porta del destino aperta da questa eclissi nel modo più appropriato. Questo è un inizio e questa volta stai iniziando davvero da te stesso. Cari pesci e coloro che hanno l'ascendente pesci, questa eclissi determina il destino spirituale non del mese, ma del periodo a venire. L'eclissi solare in Acquario del 17 febbraio 2026 porta con sé un'influenza estremamente potente e predestinata, perché questa eclissi si verifica nella vostra 12ª casa. Ciò significa che il vostro subconscio, i vostri processi spirituali, le vostre chiusure, i fardelli che portate inconsciamente e il vostro mondo interiore diventano il palcoscenico principale di questa eclissi. I prossimi 6 mesi danno inizio a una trasformazione profonda, silenziosa e fondamentale, non nel mondo esterno, ma dentro di voi. Con questa eclissi, gli schemi di pensiero che hanno perso la loro funzione nella vostra vita stanno lentamente iniziando a dissolversi. Paure, sensi di colpa, rimpianti e fardelli emotivi portati dal passato al presente stanno diventando visibili. Forse un disagio che non siete riusciti a comprendere per anni, un ciclo ricorrente o un peso che portavate dentro di voi acquisiscono significato durante questo periodo ed è proprio da questa consapevolezza che inizia la guarigione. Le eclissi in 12ª casa sono invisibili, ma il loro effetto è molto profondo. Chi guarda dall'esterno potrebbe non pensare che ci sia un cambiamento radicale nella tua vita. Tuttavia, stai vivendo una sorta di purificazione e chiusura interiore. Le emozioni che ti hanno pesato per molto tempo ma che non riuscivi a nominare potrebbero diventare più chiare. Ad esempio, potresti capire perché una paura ricorrente, un modello comportamentale o una relazione sono presenti nella tua vita da anni. E con questa consapevolezza potrebbe emergere la forza di dire: non devo più portare tutto questo. L'aspetto di quadratura che l'eclissi riceve da Urano in Toro nella tua 3ª casa indica che questo risveglio interiore verrà innescato in modi inaspettati. Una conversazione, un messaggio, un libro, un corso di formazione, un breve viaggio o un incontro inaspettato potrebbero creare un'improvvisa illuminazione nella tua mente. Potresti vivere momenti in cui improvvisamente pensi: perché ne ho fatto una questione così grande? Oh, questo è il vero problema. Man mano che il tuo modo di pensare cambia, il tuo subconscio inizia ad adattarsi a questo cambiamento. Questa eclissi è estremamente preziosa in termini di guarigione spirituale. Iniziare una terapia, lavorare sul subconscio, meditare, praticare yoga, tecniche di respirazione, pregare o dedicarsi a pratiche spirituali può produrre risultati molto più rapidi e profondi durante questo periodo. Allo stesso tempo, il tuo bisogno di solitudine potrebbe aumentare. Questa solitudine non è una via di fuga, è il bisogno di ristrutturarti, ascoltare la tua voce interiore e organizzare il tuo mondo interiore. Durante questo processo potresti renderti conto che guarisci le cose lasciandole andare, non forzandole.
Man mano che rilasci le aree che cerchi di controllare, i tuoi fardelli si alleggeriscono. Questa eclissi ti sta guidando attraverso un processo di preparazione invisibile, sta creando solide fondamenta nel tuo mondo interiore per nuovi inizi che entreranno nella tua vita nei prossimi mesi. Il messaggio principale che questa eclissi ti dà è molto chiaro. Smetti di forzare le cose, lascia andare il passato, allevia i tuoi fardelli e preparati per un nuovo ciclo. Questa purificazione del tuo mondo interiore sarà la base più solida per i grandi cambiamenti che sperimenterai nel mondo esterno. Potrebbe procedere silenziosamente, ma quando questo processo sarà completato, sentirai chiaramente di non essere più la stessa persona. Questa eclissi ti sta liberando dai fardelli che porti inconsapevolmente e questa libertà diventa la chiave più preziosa per un nuovo capitolo della tua vita.